Il 23 ottobre 2077 un devastante attacco nucleare cinese colpisce gli Stati Uniti. In risposta, l'America lancia i propri missili. I più ricchi trovano rifugio nei vault, mentre il resto del mondo è ridotto in cenere. Il cielo grigio e la zona contaminata sono tutto ciò che resta, perché la guerra non cambia mai. Erika del Vault 33 emerge dal suo rifugio sicuro, mandata in missione dal sovrintendente per esplorare la zona contaminata. Deve valutare se la superficie è pronta per essere finalmente ripopolata. Con sua sorpresa scopre che, nonostante le radiazioni, i predoni e le creature mutate, esiste tuttavia ancora qualcosa di buono. Ma quando finalmente decide di rientrare per comunicare le speranze di tornare in superficie, trova un nuovo segnale radio. Qualcuno sta chiedendo aiuto. Mayday, Mayday. Sono bloccato al Red Rocket di Fort Hagen. Mayday, Mayday. Ehi tu, sei tu che hai mandato il messaggio? Oh, eccoti qui. Ok, il campo dovrebbe essere libero. Ho avuto a che fare con uno scorpione radioattivo, un miracolo che io sia viva. Ok. Allora, adesso occupiamoci di te, riesci a parlare? Ok, sei ferito, ma credo che tu abbia un altissimo livello di radiazione. Fammelo misurare. Wow, cavolo, sta esplodendo. Un livello altissimo. Va bene. Ok, purtroppo non ho Steampack con me perché li ho usati per me. Non pensavo che ci fossero così tante creature qua intorno. Però ho qui un Runaway. Sì. Allora adesso devo cercare. Prova a allungare il braccio, sì. Devo... Ok, fermo, mi avvicino. Ora sentirei un pizzicore, ma è l'ultimo dei tuoi problemi in questo momento. Ok, dovrebbe essere abbastanza rapido. Respira. Ok, sì, vedo già che il livello delle radiazioni si sta abbassando. Oh, fantastico, scusa, ho sentito un rumore. No, ok, niente. Bisogna stare davvero allerta. Riesci a parlare adesso? Ok, io sono Erika del Vault 33. Tu sei? Oh, quindi hai fatto un lungo viaggio per arrivare fin qui. Ok? Sì, sono tutto orecchi. Raccontami pure la tua storia. Oh, facevi parte della confraternita d'acciaio. Cos'è? Ok, quindi una fazione che sta cercando di recuperare nella zona contaminata tutta la tecnologia prebellica per utilizzarla e riportare un po' di ordine nel mondo. Ok, beh, sembrerebbe abbastanza nobile come intento. Come mai stavi scappando da loro? Frena.
In che senso ti sei innamorata di una sintetica? Ok, quindi non è un'umana, è un robot con le fattezze umane. Capisco. E dove si trova l'istituto? Ah, ok, perfetto, non lo sappiamo. Bene, quante informazioni che vi stai dando, quindi ricapitoliamo. Tu dove eri diretto? Al quartier generale dei Railroad. Ok, e i Railroads. Perfetto, quindi una fazione di ribelli che stanno cercando di contrastare le idee un po' inquadrate della confraternita perché vogliono proteggere i sintetici. Ok, beh sì, potrebbe avere senso perché se di fatto i sintetici arrivano ad avere una coscienza, è anche inutile trattarli come semplici macchine, sì, può essere condivisibile. Io invece sono stata mandata nella zona contaminata perché nel vault dal quale provengo volevamo capire se il mondo fosse pronto per essere ripopolato, ricolonizzato, ma non immaginavo che ci fosse già così tanta gente, già ben organizzata, in fazioni. È incredibile. Avrò un sacco di cose da dire al soprintendente. Sono quasi emozionata. Ma dimmi di più, dimmi qualcos'altro. Creature? Oh sì, io come ti dicevo ho avuto a che fare con uno scorpione radioattivo ed è un miracolo che io sia viva. Per fortuna avevo alcuni stimpack con me e sono riuscita a farcela. Ok, quindi capisco. Dead Glow. Cosa sono? Oh, ma da dove arrivano tutte queste creature? Ho capito. Beh, nel vault non ci sono questi pericoli. Abbiamo una porta corazzata che serve appunto per bloccare qualsiasi ingresso e tendenzialmente qualsiasi uscita, tranne rare eccezioni come in questo caso io. Perché non vieni con me? Lo capisco che vuoi ritrovare lei, ma in questo momento hai bisogno di essere curato. Non posso lasciarti in queste condizioni. Il Radaway ha fatto effetto, lo so, ma devi essere curato con degli stimpack. Poi abbiamo molti altri ausili all'interno del vault. Potresti seguirmi, potresti iniziare una nuova vita. Io voglio salvarti. Ma no, non mi devi assolutamente nulla. Ti ho curato con molto piacere. Oh sì, immaginavo che i Radaway fossero piuttosto costosi nella zona contaminata, ma noi abbiamo un sacco di medicinali. Come scusa? Tappi? Per me? Cosa sono? Sono tantissimi. Tappi di Nuka-Cola. No, beh, non pensavo fosse la valuta della zona contaminata. Noi all'interno del vault non paghiamo denaro o comunque non paghiamo per avere beni e servizi, ci aiutiamo tutti l'un l'altro. Ognuno ha il suo compito. Quindi no, ti ringrazio, ma tutti questi tappi tienili pure.
io mi auguro che tu possa restare nel vault per sempre, ma se davvero hai intenzione di trovare questi railroad, credo che quei tappi potrebbero servirti. Dai su, adesso credo sia giunto il momento di andare, anche perché non vorrei che pur avendo ripulito la zona ci sia ancora qualche pericolo e tu non sei nelle condizioni per combattere. Quindi su, forza, seguimi, andiamo al mio vault. Sono sicura che sarai il benvenuto da tutti. E poi faremo un piccolo test per vedere di quale mansione potrai occuparti. Dai su, vieni pure. E comunque fatelo dire, ottima selezione musicale. Anche nel vault abbiamo radio eccellenti, ma la tua selezione è veramente ottima. Su, vieni. Ehi, ciao, come stai adesso? Ok, molto meglio. Devo dire che rispetto a quando ti ho trovato nella zona contaminata sembri davvero un fiore. Beh, merito dei nostri medici. Ah, ok, quindi anche degli Stimpack. Oh, qui sì, nel vault siamo pieni di Stimpack, borse mediche e anche qualche attrezzo prebellico. Oh, immaginavo utilizzassero anche i pistoli. Bene, a questo punto, se stai meglio e se sei in forze come mi sembra tu sia, direi che possiamo spostarci verso la sala del colloquio. Oh sì, se vorrai entrare a far parte del nostro vault, il vault 33, avrò bisogno innanzitutto di capire quali sono le tue caratteristiche. Dopo ti spiegherò tutto quanto. E poi avremo anche bisogno di fare un piccolo test, un piccolo quiz, in modo da capire quale può essere il lavoro più adatto a te all'interno del vault. Meraviglioso. Allora, alzati pure e seguimi. Oh, eccoci qui. Bene, allora accomodati pure qui di fronte a me. Adesso andrò a aprire un fascicolo a tuo nome ed entrerai ufficialmente a far parte di questo vault. Ti verrà assegnata un'unità abitativa, sì? Oh, ne abbiamo ancora un bel po' disponibili, assolutamente sì. E ricordami, il tuo cognome forse non me l'hai detto. Certo. Perfetto. Dicevo, ti verrà assegnata un'unità abitativa, ma prima di partire con le domande per capire quale sarà il tuo lavoro all'interno del vault, la tua mansione, il nostro Mr. Andy. Oh, buongiorno. Sì, Ninfeo, si chiama Ninfeo. Dicevo, il nostro Mr. Andy si occuperà di valutare le tue special. Oh sì, sono le caratteristiche fisiche di forza, strength, percezione, endurance, cioè la tua forza e la tua resistenza fisica, carisma, e secondo me il carisma sarà una sorpresa perché ti vedo già molto carismatico, intelligenza, agilità e lucky, fortuna. Quindi fammi prendere questi che mi serviranno. Ok,
prego Ninfeo, ti puoi occupare del nostro nuovo arrivato. Devi semplicemente stare fermo, non sarà assolutamente doloroso. Quindi rilassati, puoi stare tranquillamente seduto e vediamo qual è il responso. Ok, vai pure. Molto bene. Fantastico. Sì, lo sospettavo. Vabbè, non importa, la resistenza a volte è sopravvalutata. Ottimo, ottimo. Anche molto agile, complimenti. Caspita, questo è un dato sorprendente. Credo che tu sia il più fortunato di tutto il vault. Pazzesco, allora credo proprio che ti potrò omaggiare di questo splendido badge della fortuna che potrai appendere se vuoi all'interno del tuo alloggio. Oh sì, è molto raro avere una persona così fortunata. Beh, del resto stavi quasi morendo per le radiazioni e sono riuscita a sentire il tuo messaggio d'aiuto, quindi che tu fossi abbastanza fortunato già lo sospettavo. Bene, partiamo subito con le domande. Allora, sei all'interno del vault e uno scienziato delirante ti si avvicina urlando: metterò il mio stabilizzatore fotonico all'interno della tua camera di risonanza. Tu cosa fai? Risposta molto interessante. Passiamo alla seconda domanda. Trovi un ragazzino che è disperso nei piani inferiori del vault, che apparentemente ha bisogno di aiuto, ma con sé ha anche alcuni oggetti rubati. Cosa fai? Ok, poi terza domanda. Stai facendo tirocinio all'interno della clinica del vault ed entra un paziente molto spaventato con un'infezione alla gamba che si sta diffondendo in modo estremamente rapido. Il dottore purtroppo non c'è e ci sei solo tu. Cosa fai? Ottima risposta. Credo che all'epoca anch'io avessi dato più o meno la stessa risposta che hai dato tu. Bene, passiamo alla quarta domanda. Sì, è un test piuttosto rapido. Dunque, hai la possibilità di entrare a far parte della squadra di baseball del Vault 33. Conosci il baseball, vero? Ok, hai letto una rivista prebellica? Meraviglioso, non c'è modo migliore per conoscerlo. Comunque, torniamo a noi. In che ruolo scegli di giocare? Lanciatore. Perfetto. Quinta domanda. Tua nonna ti invita a bere un tè all'interno dei suoi alloggi. Tuttavia, quando entri, ti consegna una pistola e ti ordina di uccidere un altro abitante del vault. Tu cosa fai? Sul serio? Ok. Molto originale.
hai subito un'esposizione alle radiazioni veramente intensa e all'interno del tuo stomaco è cresciuta una mano mutante. Qual è la cura migliore? No, certo, fantastico. Bene, altra domanda. Un residente del Vault possiede il rarissimo numero 1 di Grognac il Barbaro. Tu lo vuoi tantissimo. Cosa fai? Beh sì, non sempre la violenza è la strada giusta, complimenti. Poi andiamo avanti. Decidi che sarebbe molto divertente fare uno scherzo a tuo padre. Quindi entri nel suo bagno privato e cosa fai? Perfido. Bene, ultimissima domanda. A questa è consigliabile dare la risposta corretta, tanto più o meno hai capito un po' come funziona all'interno del Vault. La domanda è questa: qual è la persona più importante in assoluto del Vault da rispettare? Ok, bravissimo. Il sovrintendente. Meraviglioso. Direi che il test è andato molto bene, adesso attendo solo qualche istante che dovrebbe uscirmi sul computer qual è la mansione, il lavoro più adatta a te all'interno del Vault. Oh sì, tutti qui abbiamo un ruolo. Non so come funzionasse all'interno della confraternita d'acciaio. Ho capito. Sì, beh, degli invasati, ok, ho capito. Bene, allora un attimo che il computer... Oh, perfetto. Dalle tue risposte mi è uscito fuori che saresti perfetto per andare a occuparti della manutenzione dell'impianto di depurazione. Speravi qualcos'altro? Oh, vedrai che sarà molto divertente. Oh, assolutamente sì. Quindi, che dire, hai già la tuta? Direi che per oggi puoi andare nel tuo alloggio, magari sì, il nostro Mr. Andy ti accompagnerà nella tua stanza. E per oggi può andare bene così. Benvenuto nel Vault